Ve l'avevo detto ieri che oggi facciamo gli gnocchi insieme, giovedì gnocchi. Le patate dentro casa più o meno ce le abbiamo tutte, ho detto vabbè allora li facciamo insieme e ne faccio anche una bella quantità, così vi do un paio di esempi su come le potete poi dopo conservare nel tempo. Io ho fatto cuocere 1 chilo di patate, in realtà questo qua perché ho raddoppiato la dose, e le ho fatte cuocere al microonde per far prima e quindi le ho sbucciate, le ho fatte a pezzetti, a tocchetti insomma piccolini, l'ho messo in una ciotola di vetro, ci ho messo una tazzina d'acqua, le ho coperte con la pellicola, quella che può andare anche nel microonde, le ho fatte cuocere a 700-800 watt per 10-15 minuti. Le ho infilzate con un coltello, con una forchetta per capire quando sono cotte. Io inizio già a schiacciarle un pochettino qui dentro la ciotola, le schiacciate per bene. Io di solito faccio mezzo chilo perché per me e Marco insomma sono più che sufficienti, anzi ce ne avanzano pure un po', però oggi vi voglio far vedere una tecnica per conservare gli gnocchi, che è una cosa che facevamo sempre al ristorante di mamma, perché quando ne facciamo cassette e cassette di patate, quindi così ce l'avevamo pronti per tutta la settimana. Facendo così già un pochettino si raffreddano le patate, no? Perché le stiamo allargando. Adesso lo metto sul tagliere e le allargo per bene, così si raffreddano e le finisco anche di schiacciare bene. Io di solito le faccio con le patate rosse perché sono più buoni secondo me gli gnocchi, però si possono fare anche con le patate gialle. Allora, poi anche qua c'è una doppia corrente di pensiero quando si fanno gli gnocchi. Con l'uovo senza. Allora, per dirti, zia Giulietta con l'uovo, perché lei patate, gli gnocchi senza uovo non è gnocchi, no? Però io oggi li faccio senza uovo. Allora aggiungiamo il sale e il sale, che queste sono ancora calde, un pochettino si scioglie e insaporisce. Io inizio facendo così proprio, così il sale si distribuisce su tutte le patate, quindi all'inizio mescolo solamente le patate. Allora mi sono preparata 300 g di farina, che è quelli che servono per fare più o meno 1 chilo di patate. Anche qua vi dovete un pochettino regolare a seconda delle patate che avete, dell'acqua che ha assorbito la patata, insomma orientativamente 300 g di farina per 1 chilo di patate bollite. E inizio ad aggiungere la farina poco alla volta, impastando. Più siete veloci a fare gli gnocchi, meno farina serve, perché se noi lasciamo l'impasto qua, dopo un pochetto questo si rammolla e ci dobbiamo mettere altra farina, quindi, e poi quando lo andiamo a cuocere sono un pochettino duri gli gnocchi. Io adesso farei così, tipo che metà impasto, intanto me lo stendo e lo coso, quest'altro lo finisco di lavorare dopo, così. Allora riprendo il pezzetto di metà dell'impasto, lo schiaccio leggermente con le mani, lo infarino sopra, anche sotto, e stendo col matterello dello spessore di circa, così, un dito, 1 centimetro più o meno. E che faccio adesso? Prendo un coltello, faccio tutte strisce. Poi metto un po' di farina qua e inizio ad arrotolare e faccio tutte code. Ora fate così, guarda, prendete la striscia, una volta che l'avete arrotolata la passate dietro e la pareggiate, poi prendete un'altra striscia, la arrotolate e la passate qua dietro e la mettete in fila. Dopo vi spiego perché la dovete mettere in fila. Poi un'altra striscia, lo stesso, la arrotolate e la mettete dietro. E col coltello, avendo messo tutti gli gnocchetti in fila, li tagliamo tutti insieme, ok? Quindi facciamo tutti questi tocchettini. Io li taglio leggermente in diagonale.
Poi se vengono qualcuno più grande e qualcuno più piccolo non vi preoccupate, perché vengono a galla a seconda della grandezza, quindi appena vengono a galla li scolate e quegli altri che impiegano un po' di più a cuocersi li lasciate un attimo in più, quindi non è un problema. Anzi, se sono irregolari sono pure più carini perché si capiscono che sono fatti a mano. E li metto in un vassoio. E continuate anche con quest'altri. Mi raccomando, infarinate sempre bene l'asse di legno, così non vi si appiccicano quando li tagliate. E tagliamo pure questi qua, quindi sempre come prima, li metto in fila, li faccio della lunghezza di 1,5 cm più o meno e taglio. Li muoviamo un pochettino per fargli infarinare bene tutti i lati e li mettiamo sul vassoio. E questi li possiamo già cuocere. Pentola. Mettiamo un po' di burro, una noce di burro, sarà non so 20-25 grammi, 30 grammi. Lo accendiamo. Un pochettino di cipolla bianca, tritata, bionda, quello che vi pare. Quindi facciamo sciogliere il burro e rosolare leggermente la cipolla. Allora, la cipolletta sta soffriggendo, aggiungo il prosciutto cotto tagliato a dadini. Per 4 persone mettetene sui 100 grammi e lo fate un pochettino insaporire. Poi, gorgonzola dolce, uso io. Questo qua ne saranno sui 50 grammi, mettetene sui 60 grammi più o meno per 4 persone, 80 grammi, dipende se vi piace, un po' piccante, insomma, che si senta oppure no. E lo facciamo sciogliere dentro in pentola. Mascarpone. Allora, considerate per 4 persone 200 grammi. Ok, si è sciolto pure il gorgonzola. A questo punto, panna da cucina 200 ml. Ci mettete anche il latte, un goccino. Qua ci mettiamo un pizzichetto di sale, ma basta poco. E appena ricomincia un pochettino a bollire, spegniamo perché questo qua è pronto. Poi dopo, raffreddandosi, se non lo usate un pochettino si raddensa, no? Perché i formaggi sono solidi, il mascarpone è solido, il burro, però insomma lo riscaldate un attimo, ci mettete un goccino di latte e torna bello liquido. L'acqua che bolle, la saliamo. Pronti? E appena tornano a galla li scogliamo e li buttiamo nel sugo. Allora, stanno tornando a galla, quindi li possiamo scolare e li butto direttamente in pentola. Gli gnocchi si mescolano col cucchiaio, ma no in questo senso qua, ma con il manico del cucchiaio, quindi prendete il cucchiaio così in mano e mescolate con i manici, perché così non si rompono gli gnocchi, non si schiacciano. Questi sono pronti. Buttiamo anche questi gnocchi in acqua bollente. Vado. Ho preparato una ciotola con dell'acqua fredda e uno scolapasta che gli metto dentro. Appena tornano a galla come quelli di prima, invece che tuffarli nel sugo, li tuffo nell'acqua fredda per raffreddarla e fermare la cottura. Insomma, quando sentite che più o meno si sono raffreddati, li scolate, fateli scolare bene.
Adesso li passo di qua. Ci metto un goccino d'olio di semi. Li faccio ungere tutti per bene. Allora, già così, in una ciotola, unti e ricoperti con la pellicola in frigorifero un paio di giorni li tenete e quando vi servono buttate direttamente nel sugo. Magari se avete un sughetto bello liquido, li ripassate in padella e ce l'avete pronti, insomma. Invece per congelarli, praticamente fate così, li mettete in un vassoietto, li mettete sul vassoietto, li allargate tutti per bene e li metto in congelatore. Gli gnocchi si congelano proprio così, tutti attaccati. Che dovete fare? Dovete togliere il vassoietto sotto, prendi il sacchetto chiuso, gli date una sbattuta e quelli si staccano tutti, quindi avete gli gnocchi tutti singoli, capito? Che si muovono nel sacchettino e vi occupa poco spazio in congelatore. Grazie a tutti, ciao!